Sì, ero in una delle nazioni più sostenibili, quindi ero in Norvegia, sono sostenibilissimi, hanno tantissimi incentivi che ricavano dal fondo sovrano che viene alimentato dal fatto che sono uno dei più grandi produttori di olio e gas, Ecco. sostanzialmente. Ecco, quindi quando si E lì una parla di... stoccatina ai No, paesi. no, no, è semplicemente una descrizione che si trova tranquillamente su qualsiasi, diciamo, pubblicazione. Ecco, quindi in realtà io non volevo stoccare perché volevo anzi essere ben lieto di dire che siamo riusciti a parlare di sostenibilità senza parlare di elettrico, non elettrico, siamo riusciti a trovare delle cose estremamente interessanti ed estremamente importanti da un punto di vista proprio dell'impatto ambientale senza entrare in quel ragionamento. Questo perché sostanzialmente? Per un motivo molto semplice. Noi a volte ci piangiamo sempre addosso come italiani, vediamo sempre i nostri difetti, è giusto vedere i nostri difetti, ma dimentichiamo che siamo il secondo paese più industrializzato d'Europa e nel settore automotive sempre leggiamo ma quel stabilimento cala, ci dispiace tantissimo, però non dimentichiamo che nell'ambito dei componenti, dei ricambi, delle attrezzature, dei sistemi diciamo gestionali della distribuzione, qui si parlava di una grande società multinazionale, ha acquistato il più grande distributore italiano sostanzialmente, perché sostanzialmente era leader a livello nazionale ed internazionale. E quindi sostanzialmente noi partiamo da un'industria estremamente forte e in alcuni casi addirittura siamo leader a livello internazionale in alcuni settori, ci sono dei distretti industriali italiani fortissimi. Perché dico questo? Dico questo perché Autopromotec è grande, in alcuni casi è la prima, a volte la seconda fiera in Europa, complessivamente la seconda rispetto diciamo, ai nostri cugini di Francoforte, perché l'industria nazionale è estremamente forte, cioè non è che noi io e i miei collaboratori abbiamo la bacchetta magica per cui cresce, perché noi, che so, col gioco delle tre carte, semplicemente perché abbiamo un'industria forte, avendo un'industria forte, la rassegna nazionale forte e ovviamente anche diciamo, i colleghi esteri vengono in Italia, vengono da tutto il mondo, speriamo nella prossima rassegna addirittura di battere il record del 2019 perché l'industria nazionale è forte. Quindi quali ragionamenti ne traiamo da questo fatto? Prima di tutto qui abbiamo la fortuna di avere tante associazioni, abbiamo Anfi, abbiamo Federavage, abbiamo Assogom, ne scordo, abbiamo AICA, ne abbiamo tantissime altre, mi scuso con quelli che non ho citato. Dobbiamo prendere consapevolezza che nei rapporti diciamo, col nostro legislatore, quando si parla di sostegno, non dobbiamo, è giusto sostenere l'auto, per carità ci mancherebbe, non tutti quanti siamo tifosi dei nostri marchi, sia il marco diciamo generalista che le super sportive che vincono un po' in tutto il mondo e anche lì vincono perché ovviamente non perché l'aria è buona o perché si mangiano i tortellini o la casseula a Milano, ma perché ci sono dei componentisti, ci sono delle maestranze estremamente forti. Recentemente in Anfi è stato presentato un rapporto che evidenzia come ci siano 400.000 persone in Italia che lavorano nel settore automotive, in tutti, dalla riparazione alla produzione di componenti ai servizi. Diciamo che è uno dei settori più importanti, sono il più importante per quanto riguarda l'occupazione nazionale. E quindi sono state evidenziate alcune normative che debbono essere modificate, quindi una delle attenzioni, e che qui c'è la stampa, colleghi giornalisti importantissimi, dovremmo anche far capire ai nostri legislatori che bisogna sostenere questa industria, così come fanno del resto anche le altre nazioni. L'altro grande tema che è uscito, che come proprio non parlando volutamente di elettrico, non elettrico, noi diciamo ovviamente sia per convinzione ma anche come manifestazione siamo totalmente neutrali da un punto di vista tecnologico, come ha detto giustamente Gianmarco, cioè quello che conta diciamo, è il risultato finale, che poi si raggiunga in un modo o in un altro, con una tecnologia o con un'altra, c'è da dire anche qui non è una stoccata che spesso prima le tecnologie maturano completamente e poi
il legislatore norme, qui è accaduto un po' il contrario, cioè prima diciamo, il legislatore ha normato e poi dopo diciamo, si cerca di fare in modo che tutte le cose quadrano con delle situazioni che sono all'ordine del giorno per quanto riguarda un po' di problematiche, soprattutto rispetto a stabilimenti produttivi, e sappiamo tutti quanti di che cosa stiamo parlando. Quindi neutralità tecnologica sì, ma anche non greenwashing, nel senso che tutti quanti io non mi tingo i capelli, ma sono bianchi, non perché me li tingo, ma perché sono diventati bianchi. Quando io ero ragazzino, il sogno era di avere la patente, quindi contavamo proprio, anzi cominciavamo prima, come si può fare ad avere un giorno prima la patente per avere la patente prima ancora il motorino. Adesso i miei figli, immagino anche i vostri, sono più interessati magari ad avere l'ultimo cellulare, perché diciamo si è passati da un concetto di passione per il possesso dell'auto a un concetto di fruizione di mobilità. Fruizione di mobilità vuol dire anche essenzialmente arrivare verso a un sistema di manutenzione predittiva, quindi ovviamente se io la macchina la noleggio a breve, lungo termine o diciamo uso dei sistemi integrati, è ovvio che non è che posso avere una macchina a noleggio a lungo termine o a breve termine e magari rimanere in panne. Quindi si va verso un sistema di diciamo, manutenzione predittiva attraverso ovviamente una complessità di sistemi, perché uno vede magari la lucina che si accende e dice vai nell'officina a destra perché c'è la manutenzione programmata, ma tutto quello che c'è dietro, e molti di questi signori studiano proprio questo tipo di attività, c'è dietro software, connettività, intelligenza artificiale, e faremo anche altri momenti proprio per parlare di queste cose. Il titolo è una sostenibilità a volte dimenticata, più che dimenticata è non conosciuta sostanzialmente, cioè tutto lo sforzo che c'è dietro per questo tipo di attività che danno dei risparmi reali sostanzialmente. Tutto ciò che è stato detto non è greenwashing, sono percentuali di CO2 o di altri diciamo inquinanti che vengono, o di risparmio d'acqua. Tra l'altro per motivi di brevità non è stato citato il fatto che se io la macchina non la lavo, poi mi si accende la famosa lucina, guarda che le mie telecamere non vedono più niente, quindi ti devi fermare. Ecco, quindi ovviamente non abbiamo voluto tediare diciamo, i giornalisti con delle lunghissime descrizioni che poi rischiavano di entrare nel tecnico, poi sono stati anche molto bravi i relatori che non hanno fatto lo spottone della propria diciamo, tecnologia, ma hanno diciamo, veramente interpretato questa nostra volontà sostanzialmente di spiegare un pochino quelle che sono le tecnologie e la grande complessità che sta dietro la parola sostenibilità in maniera non diciamo pubblicitaria, ma in maniera, come posso dire, di evidenziazione. Quello che è poi il ruolo di una fiera, perché una fiera non è solo un'esposizione di prodotti, certo si va a fare business, uno va a fiera non per fare diciamo dell'accademia, ma per cercare di vendere dei prodotti, ma deve essere anche un momento di informazione per gli addetti ai lavori che lo conoscono, ma anche per l'opinione pubblica, perché poi influenza il decisore politico sul fatto che questo tipo di industria riesce veramente a contribuire alla sostenibilità in maniera efficace, in maniera reale, e deve essere in qualche modo sostenuta. Non è il solito richiesta di contributi, ma sostenuta vuol dire semplicemente anche avere delle norme che siano logiche sostanzialmente. Si citava il caso del lavaggio, dice beh il lavaggio consuma dell'acqua, ma se io lavo l'auto a casa mia, pensiamo che io poi dopo vada a depurare tutta l'acqua, uso dei prodotti che magari sono quelli che erano per tutt'altra, penso che la vada a depurare l'acqua, o se io mi vernicio, dico vabbè adesso ho un tocchettino, me lo vernicio o lo faccio verniciare non con questi sistemi ma con altri sistemi meno diciamo meno ecologici, penso che poi quello che emano nell'aria diciamo, non inquini. Non è solo il problema di quello che esce dallo scarico, è stato detto, ma è tutto diciamo, un sistema di mobilità complessa. Aggiungo anche un'altra cosa,
c'è anche un tema economico, nel senso che se io ho una vettura, la famosa pandina che magari mi serve per andare a portare i figli a scuola o per le piccole, diciamo, commesse per andare al supermercato che faccio 3.000 km, è meglio che utilizzi il biocarburante o è meglio che io la rottami e magari mi compro una macchina che come minimo oggi costa 30.000 euro se voglio che abbia zero emissioni allo scarico, ma tra fare la macchina, le materie prime, le batterie e quant'altro, qual è l'impatto del carbonio minore? La mia pandina a biometano oppure cambiare la macchina, rottamarla? Io non voglio, ho promesso di non fare il partigiano da una parte all'altra, però sono tutte domande che ci dobbiamo porre sostanzialmente, perché se l'obiettivo, abbiamo detto, è quello di avere un minore impatto ecologico, ovviamente mi pare abbastanza evidente che non possiamo semplicemente misurare quello che esce dallo scarico, perché sennò altrimenti ovviamente facciamo del vero greenwashing, e ci sono anche quindi altri elementi da considerare. Noi qui abbiamo questa, si parlava di cabine elettriche 100 kW, immaginiamo che abbiamo la bacchetta magica, tutto il Milano è coperta di pannelli solari ed è coperta diciamo, di pale eoliche e tutta l'energia viene da fonti rinnovabili. Bene, alle 7 il sole scende e qui non vedo che si muove una foglia. Non è che noi possiamo, come posso dire, avere, dice, beh adesso ragazzi prendiamo tutti gli ospedali, i congelatori, tutto, ci fermiamo tutti aspettando domani mattina perché riparti sola. Purtroppo ci sono delle questioni che non vengono sufficientemente illustrate, il fatto che l'energia che in questo momento stiamo consumando è quella che in questo momento le centrali stanno diciamo, producendo, per cui per quanto si possa pensare ad un futuro, e dobbiamo pensare a un futuro sostenibile, occorre avere un futuro sostenibile anche con una, diciamo, certezza dell'approvvigionamento. Ecco perché, anche se qui in Italia è un tabù ed esula da questo tipo di ragionamento, si parla di nucleare, perché o nucleare oppure rimangono le centrali fossili, perché solamente con diciamo, con le rinnovabili in un orizzonte breve non sarà possibile, diciamo, pensare di avere una civiltà come la conosciamo, a meno che noi non pensare a una famosa decrescita felice. Non è vero quello che dicevano gli antichi, che una volta si stava meglio e adesso si sta peggio, lo dicevano anche gli antichi romani, diciamo, è un feeling che abbiamo noi, ma in realtà il progresso ci aiuta anche a stare molto meglio di prima. Ecco perché noi abbiamo pensato di uscire un po' dai classici paradigmi e chiamare proprio le aziende, quindi i protagonisti, a parlare di sostenibilità con degli argomenti concreti, e l'auspicio è ovviamente che questa sensibilità venga trasmessa all'opinione pubblica e al decisore politico, perché sostenibilità ecologica, l'abbiamo sentito, economica, 400.000 persone e un'industria nazionale fortissima, e sociale, perché non sempre è necessario cambiare la macchina per essere sostenibili. L'esempio suo della pandina è assolutamente meraviglioso. Ecco, c'è anche chi dice qui che diciamo, hanno un impatto ecologico maggiore determinati allevamenti rispetto, diciamo, al settore automotive. Ecco, qui io non ho, qui mi taccio di si dice perché non ho i dati, quindi rimango, diciamo, sul vago, però chi me l'ha detto sono persone che normalmente dicono delle cose sensate. Ecco, quindi noi abbiamo fatto questa iniziativa, poi ci sono anche altri enormi temi di avvicinamento autopromote che saranno, si parla di connettività, abbiamo anche qui sfiorato un attimino l'importanza, si parlerà di intelligenza artificiale, ma ci è sembrato opportuno partire col discorso della sostenibilità, proprio perché non dobbiamo essere, sostenibilità non vuol dire elettrico sì, ho usato la parola questa volta, elettrico no, ma vuol dire tante cose in cui la manutenzione
diciamo, dei veicoli hanno, secondo noi, una valenza importantissima. Ecco, io ho promesso di essere anche abbastanza breve, anche perché sono arrivato appunto da Oslo adesso, quindi sono ancora un po', come posso dire, scioccato da questa visione, ma sono altrettanto contento e, come posso dire, quasi emozionato dalle cose che ho sentito, perché sono cose veramente importanti e cose a cui io, tra l'altro, credo tantissimo, credo anche tutti noi, che ci creda io conta poco, che ci crediamo tutti insieme invece conta di più. Grazie. Prima di arrivare, siamo alle battute finali. 30ª edizione, 21-24 maggio, Bologna. Possiamo spoilerare qualcosa per i colleghi della stampa? Ci sarà qualche novità? Oltre a questi talk che ci avvicineranno e ai temi che ha aggiunto lei, ci sarà anche il racing e la sicurezza tra i Sì. temi trattati. Ma diciamo che la sicurezza è un tema di base sostanzialmente. Ovviamente noi per vedere un attimino in concreto, anche qui non fare semplicemente degli slogan, dal 7 di luglio, se non ricordo male, perché è entrata in vigore l'obbligatorietà di sistemi ADAS ADAS, sì. nelle vetture. Ovviamente anche in questo caso il sistema di ADAS deve essere mantenuto in efficienza, quindi come associazione ci stiamo ponendo il tema di fare in modo che all'interno del sistema di revisione vengano anche calibrati gli ADAS. Tra l'altro molti non sanno che mentre una volta, che so, si scheggiava il parabrezza, cambi il parabrezza, adesso si cambia il parabrezza, ci sono tutti dei sensori che impongono di calibrare tutta un'altra serie di altre centraline. La stessa cosa se io faccio un assetto a ruote, una volta facevo l'assetto, adesso ci sono delle necessità anche in questo caso di calibrare delle centraline. Quindi anche sul tema della sicurezza ci sono delle situazioni che non sono estremamente conosciute. Ad esempio le luci LED sono meravigliose perché riescono a fare risparmiare tantissima energia, perché poi anche l'energia che produce il veicolo per illuminare ovviamente ha un costo energetico, perché nessuna, diciamo, energia viene prodotta gratuitamente, però diciamo, il lighting ha dietro anche lì tutta una serie di tecnologie, di software, di esigenze manutentive. Quindi se ne vedranno di ogni sostanzialmente, anche perché con orgoglio diciamo che in molti di questi settori la fiera più importante al mondo ci arrivano dalla Cina, e devo dire che ne arrivano anche tanti dalla Cina, quindi dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che è una sfida internazionale estremamente importante. Dobbiamo essere, diciamo, noi non siamo per le barriere sostanzialmente, per poi alla fine, essendo esportatori, i componentisti esportano oltre il 50% della produzione, i costruttori della struttura oltre il 90%, addirittura. Ovviamente se mettiamo i dazi ci aspettiamo che dall'altra parte poi faccia la stessa cosa, ci tagliamo diciamo le dita da soli, però sostanzialmente dobbiamo essere molto consapevoli che è una sfida globale e io credo che la possiamo vincere. Ci sono aziende perché vediamo solamente per esempio la concorrenza dall'estremo oriente come una concorrenza che viene a vendere da noi, ma ci sono anche tante nostre aziende che vendono anche in estremo oriente, sostanzialmente a volte acquistano anche aziende cinesi per i mercati low cost di quelle zone. Quindi è una sfida su cui secondo noi l'industria italiana è pronta, una sfida difficile, per carità, nessuno diciamo, sottovaluta questo fatto, ma noi pensiamo che ci siano aziende che faranno altri 50 anni rispetto a quelle altre aziende col nome. Prima abbiamo avuto l'amministratore delegato di Michelin. Michelin è un'azienda francese, ma le gomme le produce in Italia, cioè gli stabilimenti ce li ha nel torinese, quindi a volte ci sono anche multinazionali che vengono in Italia e producono e fanno, diciamo, della ricerca in Italia. Quindi dobbiamo essere orgogliosi di questo e dobbiamo tutti insieme lavorare anche col decisore pubblico. Ribadisco, non è solo questione di incentivi, ma è anche una questione di delle normative che tengono conto delle esigenze dell'industria, e tenendo conto delle esigenze dell'industria tengono conto anche dell'ambiente e della sostenibilità sociale. Perfetto, grazie. Grazie a Renzo Grazie. Servadei, amministratore delegato di Autopromotech.